Sì, si merita proprio una bella recensione. Ho sempre pensato che un orologio deve avere una forma rotonda. Questo nuovo Cospet M3 Ultra mi ha fatto cambiare idea, perché mi ha fatto capire l'importanza di avere un quadrante rettangolare e non solo. Esteticamente questo orologio è veramente bello, ma il marchio Cospet è noto soprattutto per la sua robustezza, tanto che anche in questa confezione viene pubblicizzata una certificazione militare. E allora andiamo a testarlo. Via l'orologio, prova dell'acqua. Andiamo a vedere se si vede dove è finito. Eccolo qui, si intravede. Non è finita perché lo voglio trattare veramente male. Andata e ritorno. Si intravede, dovrebbe essere quello il cinturino. Ed ecco che in condizioni come queste provo l'app del telefono dove c'è il cerca orologio e vediamo se per caso è ancora vivo. Incredibile, c'è un suono impercettibile, non so se si sente, è più che altro la vibrazione. Ecco, lui vibra, suona, eccolo qui. Dai, quasi perfetto. Questa prima prova diciamo che l'ha superata e allora lo sciacquiamo un po', intanto ormai con l'acqua si è abituato e lo imbustiamo per bene perché voglio fare una seconda prova abbastanza estrema. Quindi lo chiudiamo in questo sacchetto, quindi ben chiuso, bagnato com'è e via con la seconda prova. Sono passate alcune ore e andiamo a vedere com'è la situazione all'interno del freezer. Ghiacciato è ghiacciato e questo è l'orologio. Incredibile, funziona benissimo. Ecco le notifiche. E adesso andiamo a liberarlo. Ed eccolo finalmente libero. Ed eccoci qui, andiamo a conoscere più nel dettaglio questo Cospet M3 Ultra. Intanto bisogna dire che esteticamente è veramente bello e come avete visto ho inserito la funzione che appena giro il polso questo si accende, oppure posso farlo anche semplicemente con il touch.
La cassa è tutta in acciaio, ha un bel cinturino in silicone di buona qualità, si può ovviamente togliere e c'è la possibilità di inserirne anche uno in acciaio. Ecco, da notare la cassa che appunto è in acciaio e i punti che sono a contatto con la pelle non sono di plastica, così da evitare eventuali allergie. E qui c'è tutta la sua sensoristica. Il quadrante appunto è in acciaio, bellissimi questi tasti che sono un colore arancione, bronzo, un po' da Lamborghini se vogliamo dirla così, assomigliano un po' ai colori anche della Cupra e che sono allo stesso tempo lo rendono elegante ma anche sportivo. Questo orologio misura 56 mm x 43 ed ha uno spessore di 12,8 mm. È rettangolare, come vi dicevo, e dopo vi dico perché è interessante questa forma anziché quella rotonda. Lo schermo è uno schermo OLED Gorilla Glass 3 da 1,96 pollici con risoluzione di 410 x 502 pixel e pesa solo 75,4 grammi. Sempre dal punto di vista estetico, per cambiare il quadrante basta tenere premuto per qualche secondo lo schermo ed ecco che possiamo scorrere tra i vari layout di orologi. Inoltre nell'app è possibile anche scaricarne di sempre nuovi. Quindi basterà entrare nell'app del nostro orologio, entrare nella galleria dei quadranti e scegliere tra i numerosi quadranti. Possiamo anche crearne di nuovi, di personalizzati, caricando da una nostra fotografia. Prendendo questo basta cliccare qui ed ecco che nel telefono è cambiato il quadrante. E poi basta appunto semplicemente ripremere e andare a scegliere quello che più ci piace. L'orologio si può utilizzare appunto con il touch, quindi touch in giù, da destra verso sinistra o da sinistra verso destra o dal basso verso l'alto, oppure direttamente con i tasti funzione up and down, mentre il quarto tasto, questo, ne parliamo dopo perché è molto interessante. E switchando da sinistra verso destra abbiamo le notifiche che ci arrivano dal telefono. Ecco, in questo caso appunto lui mi dice che c'è una notifica e che il telefono è collegato. Poi abbiamo ovviamente il tasto silenzioso, il tasto per rendere appunto col movimento del polso attivare il telefono, la modalità notte, la carica della batteria e qua abbiamo eventualmente se vogliamo trovare il nostro telefono e qui abbiamo le impostazioni generali, quindi cambio del quadrante, la selezione della lingua, display sempre attivo. Qui possiamo scegliere il display e la luminosità, quindi sempre visibile, oppure possiamo riattivarlo con il sollevamento o col tocco dell'orologio. E interessante è questo tema. Praticamente noi possiamo scegliere come vengono visualizzate le varie icone. Possiamo averle in una griglia, in gruppo, in elenco come è adesso. Ecco, a me piace anche questa qua, roteante. Ecco, adesso vi faccio vedere come viene fuori. Se ad esempio andiamo a vedere adesso le altre funzioni, ecco che vedete che le altre funzioni si possono trovare ruotando il display. Facendo questo però ovviamente non abbiamo la possibilità di muoverci con i tasti, ma solo con il touch. Anche questa cascata, andiamo a vederla. Anche questo è carino, sempre per quello che riguarda appunto le caratteristiche un po' estetiche di questo orologio. Questo tasto può essere appunto personalizzato. Io adesso per esempio ho messo che mi dia la frequenza cardiaca, quindi se io ovviamente premo qui, adesso ovviamente non è collegato quindi non c'è nessun battito cardiaco, ma poggiandolo io posso avere direttamente il battito della frequenza cardiaca. Oppure posso cambiarlo, pulsante giù, e mettere per esempio, non so, vedere
il timer, ok? Quindi metto questo, schiacciando il quarto tasto, ecco che posso scegliere il timer da 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, eccetera. Pulsante giù e io rimetto, può essere anche la musica, mettiamo frequenza cardiaca. Ok. Per quanto riguarda appunto il movimento da sinistra verso destra, invece abbiamo le notifiche e queste dipendono da quelle che abbiamo inserito noi dall'app, quindi può essere le notifiche di WhatsApp, possono essere di Telegram, di YouTube, SMS, quelle che vogliamo. Mentre da destra verso sinistra abbiamo tutte le funzioni del nostro telefono, quindi abbiamo la possibilità di fare una chiamata, di vedere le calorie giornaliere, di fare un allenamento, di controllare gli allenamenti registrati, possiamo registrare la frequenza cardiaca, il sonno, lo stress, la misurazione della pressione arteriosa, la musica, il meteo, la sveglia, il timer, calcolatrice, di nuovo la torcia, trovare il telefono e insomma qui ci sono un po' tutte le attività. Facendo uno swap veloce dal basso verso l'altro possiamo accedere a un menu veloce che è anche personalizzabile. Qui per esempio possiamo mettere la situazione delle calorie, passi giornalieri, frequenza cardiaca, stress, ossigenazione del sangue, pressione, ma anche il poter ascoltare la musica dal dispositivo oppure la sveglia o anche i timer. Sempre in questo menu abbiamo anche la funzione torcia, e quindi possiamo accendere e spegnere lo schermo ed avere questa bella luce che ci può essere utile per segnalare la nostra presenza o se abbiamo bisogno appunto di un po' di luce. Se dobbiamo iniziare un allenamento è molto semplice, basta appunto andare in allenamento e qui abbiamo già una serie infinita di sport. Tenete conto che ce ne sono oltre 170 e eventualmente se non troviamo quello che ci interessa possiamo aggiungere altri allenamenti e qui abbiamo altri 12 tipi di sport invernali, fitness, sport acquatici, danza, sport estremi, insomma ce ne sono veramente tanti. Quando voglio iniziare un allenamento basta appunto che scelgo lo sport, facciamo ad esempio una corsa all'aperto, basterà cliccare sull'icona. Il GPS è velocissimo e appena lui trova i satelliti si attiva il tasto Go e si parte. Ecco, ovviamente qui sono all'interno quindi non l'ha ancora trovato, ma possiamo fare attendi e appena trova il satellite lui parte. Poi una volta fatta la nostra attività noi possiamo vedere gli allenamenti fatti, per esempio questo. 1 ora e 42, 7 km e 53, totali calorie, e qua ci sono un po' di dati che ci dà, il percorso fatto. Nell'app ritroviamo tutti i parametri che riguardano appunto la salute, quindi l'obiettivo dei passi, la distanza percorsa, frequenza cardiaca, l'ossigenazione del sangue. Possiamo vedere il percorso nella cartina geografica, eccolo qui. Possiamo vedere quant'è la durata, 1 ora e 10, la duratura media. Possiamo andare a vedere dei dettagli che riguardano appunto i chilometri, durata dell'esercizio, calorie 670, la frequenza cardiaca media, velocità massima ed anche in grafico. Ecco, l'unica cosa è che questa app non ci dà la possibilità di scaricare il tracciato oppure di caricarne uno e seguirlo. Un'altra cosa molto carina di questa app è se noi andiamo per esempio nell'allenamento pedalata all'aperto, possiamo scegliere anche l'obiettivo. Quindi l'obiettivo potrebbe essere, non so, voglio fare un percorso da 30 minuti, oppure posso dire no, voglio coprire una distanza di 9 km e qui posso mettere degli intervalli per quanto riguarda la distanza che quindi mi dà un avviso ogni tot minuti, magari ogni 10 minuti, oppure a intervalli di chilometri, per esempio ad ogni chilometro. Posso anche inserire eventualmente un allarme di frequenza cardiaca, attivarlo e mettere un allarme quando supero una certa frequenza cardiaca. Ecco che lui parte.
quando appunto ha raggiunto il satellite. Ovviamente posso interromperlo, metterlo in pausa, oppure tenendolo premuto fino in fondo, ecco che lui mi dice che in questo caso l'allenamento è stato troppo breve per essere registrato. Ovviamente registra la frequenza cardiaca sia sotto sforzo che a riposo, e allo stesso modo abbiamo anche la possibilità di registrare la pressione arteriosa, ma ovviamente questi dati sono da tenere sempre un po' con le molle, perché questi ovviamente non sono dei dispositivi medici, però possono darci un po' l'idea. Ovviamente l'orologio registra anche il sonno, quindi tutte le sue fasi. Possiamo anche impostare un orario in cui andare a dormire e un orario di sveglia, così lui 10 minuti prima si metterà in stand-by, così da non essere più disturbati da notifiche o dall'orologio che si illumina. Possiamo anche utilizzare il nostro orologio per fare degli esercizi di rilassamento, come quello appunto della respirazione. Basta scegliere qui la durata, 1 minuto, 2 minuti, quello che si vuole, e il ritmo moderato oppure più accelerato, e premere il tasto avvia. Ed ecco che lui ci dice di restare fermi e poi iniziare con l'esercizio. E possiamo utilizzare anche il telefono come un otturatore da remoto per fare i selfie con il telefono. Ma una delle funzioni che avevo sempre sottovalutato, che invece ho trovato molto ma molto interessante, è quella del telefono. Spesso capita che noi arriviamo a casa, lasciamo il telefono magari sul tavolo e poi squilla e dobbiamo correre per andare a rispondere, mentre con questo possiamo andare direttamente nel telefono e rispondere. Possiamo guardare i nostri contatti, il registro delle chiamate, ma possiamo anche fare una telefonata. Se ad esempio faccio una chiamata da qui, e lui ha anche un bel sistema di microfono integrato. Ti invitiamo a contattare il nuovo numero 159. Ed ecco che con la stessa modalità, appunto, se arriva una chiamata in entrata, noi la riceviamo direttamente. E questo devo dire che è una cosa super comoda. L'orologio si ricarica con la sua basetta, che è una basetta magnetica, e già dopo 45 minuti è carico al 50%, dopo 90 minuti l'abbiamo carico al 100%. Ha una batteria da 480 mAh e questo, diciamo che la casa madre dice che con una carica arriviamo a 50 giorni in stand-by. 12 giorni di utilizzo normale, ecco, con un utilizzo abbastanza intenso come ho fatto io, con un po' tutto acceso, siamo nell'ordine dei 6-7 giorni di utilizzo. Poi bisogna ricaricare l'orologio. Ha un sistema GPS veramente potente e veloce, con un sistema di posizionamento a 6 satelliti dual band. Per quanto riguarda poi la resistenza all'acqua, anche questo è certificato ad una pressione di 5 atmosfere, e poi, come dicevamo, ha un certificato militare di resistenza 810H con una quindicina di test, tra i quali c'è quello appunto sulla resistenza del touch, con un macchinario che ha simulato il tocco di 250.000 polpastrelli che hanno toccato lo schermo, ed oltre 100.000 pressioni sui tasti laterali, oltre ad uno stress di 48 ore su una soluzione di acidi. Nella confezione è presente anche un altro schermo con gli accessori per poterlo attaccare, che serve per dare ancora più protezione al nostro orologio. La sensoristica è veramente molto buona, e confrontando le registrazioni degli allenamenti fatti anche con l'altro orologio, i dati sono praticamente identici, quindi devo dire un buon lavoro. Per quanto riguarda la misurazione ad esempio della frequenza cardiaca, ho notato che l'orologio deve essere veramente ben stretto al polso per avere dei dati confrontabili anche con altri orologi. Ma perché un orologio con il quadrante rettangolare mi ha convinto? Per un motivo molto semplice a cui non avevo mai pensato. Infatti tutti noi utilizziamo l'email, utilizziamo WhatsApp, utilizziamo Instagram, e tutte le notifiche che ci arrivano sullo smartphone ci possono arrivare anche nell'orologio. Cosa succede? Che se abbiamo un orologio con il quadrante rettangolare, le notifiche ci arrivano perfette, ci arrivano in maniera
verticale e possiamo leggerle tutte scorrendo, mentre con l'orologio rotondo succede che il testo viene smussato negli angoli superiori e inferiori, quindi molto più semplice da leggere le notifiche. Quindi ottima idea e mi ha convinto. Cosa dire? Questo orologio mi ha veramente sorpreso, bellissimo esteticamente, un schermo OLED luminosissimo e tante funzioni. Utilissima la funzione per rispondere alle chiamate telefoniche direttamente dall'orologio, un GPS velocissimo e la possibilità anche di misurare la pressione arteriosa. Una durata della batteria più che adeguata, ma quello che più mi ha sorpreso è la robustezza di questo orologio, come avete avuto modo di vedere. Al fianco di una bella estetica così fine ed elegante c'è tanta qualità. Ma la cosa ancora più sorprendente è il prezzo. Infatti questo Cospet M3 Ultra costa meno di 120 euro e con il mio codice sconto che vi lascio in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Ben fatto Cospet! Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.